Ciao a tutti e bentornati alla mia scuola di uncinetto tunisino. Bene, dopo il video sugli aumenti all'interno di un progetto o all'interno di una riga nella lavorazione uncinetto tunisino, oggi vi mostro questo, ovvero come aumentare in un progetto esternamente al lavoro, sia sulla destra che sulla sinistra. Ma cominciamo! Allora, qui come al solito mi sono portata avanti col lavoro, non solo creando una riga di base di 8 maglie, prese dalla barretta posteriore della catenella iniziale, ma ho anche lavorato, 1, 2, 3, 4 righe in totale, compresa la riga di base, a punto semplice, come vedete. Ora diciamo che io voglio fare un aumento, esterno a destra del lavoro. Quindi mi trovo qui con la prima asola sull'uncinetto, che, in teoria sarebbe il punto numero 1, quindi prima di iniziare la riga successiva io vado a, aumentare sulla destra, aggiungendo il numero di catenelle richiesto dal progetto o che mi serve per fare questo tipo di aumento. Poniamo quindi e ne vado a fare 1, 2, 3 e 4, okay? Quindi ho fatto il mio aumento e ora, molto semplicemente e esattamente come facciamo all'inizio quando abbiamo la catenella di partenza, noi andiamo a lavorare i nostri, punti, prendendoli dalla catenella aggiuntiva. Quindi, come al solito, la prima asola sull'uncinetto vale come punto, quindi come punto numero 1 di questa riga, poi vado a inserire l'uncinetto qui, questo è il punto numero 2. Come vedete sto prendendo, la maglia, inserendo l'uncinetto frontalmente e non dalla barretta posteriore. Questo perché poi vi accorgerete, quando vado a fare, l'aumento sulla sinistra, che per forza di cose, il design appare, uguale sulla destra e sulla sinistra in questo modo, poi vedrete, capirete perché. Quindi 2, 3 e 4, non dimentichiamoci la quarta, anche se è lì all'angoletto, perché io devo ovviamente avere lo stesso numero di asole sull'uncinetto, uguale al numero di catenelle aggiuntive che ho appena fatto, okay? Poi vado a lavorare sul mio pezzo principale e attenzione, non dimentichiamoci in questo caso di lavorare anche questa barretta verticale, okay, che è quella che di solito non lavoriamo mai perché è, sotto la, prima asola sull'uncinetto. In questo caso invece la lavoriamo e andiamo a farci i nostri 8 punti a punto semplice tunisino. Qui lavoriamo come al solito il nostro punto finale, quindi inserendo l'uncinetto in questo modo, prendendo anche la barretta verticale posteriore di questo punto, finale. Ecco qua. Poi poniamo che voglio creare appunto questo motivo a T e quindi ho bisogno di aggiungere dei punti anche sulla sinistra del lavoro. Cosa succede? Che io non posso fare come ho fatto prima le catenelle, perché andrei a crescere verticalmente. Invece per crescere, diciamo, orizzontalmente, io, uso questo metodo che è quello che si usa, con un tipo di caricamento del lavoro ai ferri, okay? E quindi semplicemente, osservate bene quello che faccio, io prendo il filo col pollice in questo modo, poi inserisco l'uncino così, vado a prendere, il filo e lo lascio cadere. Come vedete è un aumento veramente, veramente semplice. Lasciatelo un po', lento e vado a procedere in questo modo aggiungendo il numero di maglie richieste dal progetto o che mi servono, e in questo caso facciamone 4 come abbiamo fatto qua all'inizio. Quindi sempre così, arrotolo il filo attorno al pollice, con l'uncinetto mi aiuto e vado a prendere il filo e lascio andare il cappio. 2, qui c'ho la codina di partenza, 3, ecco fatto, e un ultimo punto, ecco.
e ora sì, vado a fare la fase di ritorno. Quindi prendo il filo, come sempre lo faccio passare solo attraverso un'asola inizialmente, e poi riprendo il filo e lo faccio passare attraverso 2 asole. Attenzione in questo primo pezzo esterno, che le maglie a seconda della tensione possono essere un po' strette e quindi è necessario fare attenzione che non caschino. Ecco qui. E procedo allo stesso modo scaricando i punti, che a questo punto saranno 16, 8 più 4 più 4. È bene magari contarli per non perderci nessuna maglia per la strada. Ed eccoci qua, abbiamo fatto i nostri aumenti esterni a destra e a sinistra e ora il lavoro si prosegue esattamente come al solito, solo che ho delle maglie in più da lavorare. E quindi prima maglia si considera già lavorata in quanto già sull'uncinetto, dunque questa non si prende in considerazione, ma si prendono in considerazione le altre. Allora, contiamole e guardiamo se abbiamo fatto tutto correttamente, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, poi qui 13, 14 è questa, 15 e 16 è questa. Andiamo a fare una specie di punto di fine riga. Eccolo qua. Quindi abbiamo fatto tutto correttamente e ora procediamo con la fase di ritorno, che è la solita. Ed eccomi qui. Ecco il pezzo lavorato, una riga in più. Ora capite perché avevo detto che qui inizialmente di prendere la maglia frontalmente dalla catenella, in modo da rendere questa parte un po' più simile a questa, che invece non si può lavorare diversamente. Ok? Come vedete mi sembra tutto abbastanza semplice. Una precisazione: se io sto lavorando ad un altro punto, quindi non un punto semplice ma un altro punto, questo processo nel momento in cui vado ad aggiungere i punti a destra e a sinistra del lavoro sarà sempre lo stesso, almeno per la prima riga, ok? Quindi vado a prelevare il punto esattamente come per la riga di base, quindi vado semplicemente a tirare su le asole prendendole dalla catenella, a meno che io non stia lavorando con un punto che mi consente di lavorare anche la riga di base con quel punto, come per esempio la maglia alta tunisina, ok? Comunque, dopodiché questa riga, l'ultima riga che ho fatto, ovviamente andrebbe lavorata nel punto che ho utilizzato per il resto del progetto e in questo modo non si vedrebbe alcuna differenza e il punto e il progetto con i relativi aumenti verrebbe uniforme nel punto che avete utilizzato per il resto del progetto. È un punto molto, è una tecnica molto utile se si fanno determinate lavorazioni. A parte che è un aumento che può sempre essere utile per anche per la maglieria, diciamo, ma anche nei casi, io direi, di entrelac, per esempio. Adesso, l'entrelac tunisino è particolare e, c'è una tecnica sua, però insomma sì, sicuramente è una tecnica utile da sapere, questo tipo di aumenti, esterni al lavoro sulla destra e sulla sinistra. Bene, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio per avermi seguito, vi invito nuovamente a iscrivervi al mio canale e se volete di andare a dare un'occhiata anche al mio primo canale, che ha già un certo seguito ed è già pieno di contenuti che riguardano la lavorazione a uncinetto tunisino e non solo. Dunque vi ringrazio di nuovo, a presto, bye bye!